Ciao a tutti ragazzi, io sono Nell'Irfa e oggi andiamo a parlare su Fallout 76 dei cibi, delle statistiche, dei vari bonus che possiamo trovare e quali sono i migliori cibi da andarci a procurare. Iniziamo subito. Dunque, come prima cosa andiamo a vedere quali sono i parametri che vanno poi a influenzare un po' tutto questo tipo di discorsi. Dunque, abbiamo la forza. Questo parametro aumenta il danno degli attacchi in mischia, rendendo il personaggio molto più versatile e capace di fare danni ingenti anche quando le munizioni sono terminate. Aumenta inoltre il carico trasportabile. Poi abbiamo la percezione. Questo accresce la precisione delle armi durante lo SPAV, in modo da colpire nemici e bersagli a disposizione con maggiore facilità. Costituzione. Questo aumenta gli HP, la distanza che si può coprire staccando e la resistenza alle malattie. Essa è molto importante in Fallout 76 poiché facilmente ci si ammala, ma poi questo lo vedremo in un altro video. Il carisma fornisce la possibilità di condividere col proprio gruppo i benefici derivanti dalle carte perk equipaggiate e aumenta le ricompense fornite dagli eventi di gruppo. L'intelligenza, questo influisce sulla durabilità degli oggetti e la quantità di materiali ottenuti dai terminali e dai materiali. Agilità, questo fornisce una quantità più elevata di PA e consente di passare alle spalle dei nemici senza farsi vedere più facilmente. E infine abbiamo la fortuna, questo influenza potenza e durabilità degli oggetti ottenuti. Questo inoltre aumenta la velocità di ricarica dei colpi critici durante lo SPAV. Dunque, ora dobbiamo andare però a capire tutte queste sigle, che significato hanno, quindi per esempio che cos'è sto SPAV, molti di voi magari non lo sanno, e quindi vi andrò a spiegare nel dettaglio cosa sono, o meglio a cosa si riferiscono queste sigle. Dunque adesso andiamo a capire queste sigle. Allora, come prima cosa dobbiamo andare a vedere qua che cosa sono i PS e li trovate qua sotto, vedete qua. Dunque i PS sarebbero i punti salute e poi andremo a vedere come andare a migliorare. Comunque in generale dovrebbero essere i nostri punti salute. Ovviamente in questo momento io ce l'ho inferiore al massimo perché vedete che ho anche poi quel trattino rosso che va a indicare le radiazioni, quindi non ce l'ho al massimo. Quindi questo qua, qui c'è il nostro livello e vedete che qui c'è la barra dell'esperienza, cioè ossia quello che dobbiamo andare poi a finire questa linea per poi andare a livellare, ma queste sono cose abbastanza semplici e intuitive. Qui invece parla dei nostri PA e adesso qua bisogna fare una bella nota per quanto riguarda questo valore, perché poi lo trovate qui, vedete la barra ed è questa qui dei PA e infatti io in un primo tempo, vedendo che andando a correre i PA mi scendevano, pensavo che fosse soltanto il PA, la stamina. Adesso facciamo una prova perché voglio farvi anche vedere poi le prove fare un attimino che mi sarà perché vedete, vediamo un po' se correndo, vedete, andando a fare la corsa veloce, vedete che i PA scendono, quindi vedete questa qui è la stamina, no, invece è molto più complesso il concetto per quanto riguarda questo gioco. Adesso vi spiego cosa sono i PA. Dunque, allora, i PA sono i punti azione, determinano quindi la capacità del personaggio a eseguire azioni mentre ci troviamo in SPAV. Più è alto il numero di punti azioni, più numerose sono le azioni disponibili. Dunque adesso andiamo a capire che cos'è lo SPAV, che io leggo così perché comunque è una sigla con i puntini come vi ho fatto vedere prima, quindi se è giusta la pronuncia non lo so, però sarebbe il sistema di puntamento assistito Vault Tech. Ovviamente questi termini in inglese poi vanno a cambiare, quindi c'è anche questa problematica a riguardo della terminologia dall'italiano all'inglese. Comunque si tratta di un sistema di mira Active Pause in cui il giocatore col tempo in pausa può scegliere i nemici e le parti di essi da andare a colpire, consumando quindi punti azione. Lo SPAV, a differenza del combattimento diretto, va a consumare punti azione.
il numero limitato in base al numero di tentativi effettuati o dal tipo di armatura utilizzata. Infatti se andiamo a utilizzare delle armi grosse in media vanno a consumare più PA, quindi punti azione in questo caso. Dunque, allora, perché ho fatto questa sequenza di video, questa clip, insomma, non perché non sappia sparare e uccidere un mob, ma per farvi vedere bene come funziona lo SPAV. Infatti vedete che posso andare a selezionare le varie parti dei nostri nemici e quindi ovviamente vedete che c'è anche una percentuale e maggiore sarà la percentuale e maggiore sarà la probabilità di andare a colpire bene il nostro nemico. Dunque, fatta tutta questa lunga premessa, però a mio avviso abbastanza utile per poi andare a introdurre il discorso per quanto riguarda i bonus, ora vediamo cosa succede quando, come esempio, andiamo a riposare o dormire sul nostro letto. Vedete che adesso i miei punti salute si stanno rigenerando, mano a mano che rimaniamo qua andranno a fullarsi. Una volta che saranno fullati dovremmo avere il bonus del ben riposato, mi pare che si chiami in questa maniera. Adesso andremo a controllare questa cosa. Comunque adesso andiamo a vedere, dopo aver dormito ci dovrebbe oltre aumentare appunto questo PS qui, che sarebbe la vita poi, dare un bonus. Dove lo andiamo a vedere se poi effettivamente ce l'abbiamo? Qui negli effetti, quindi statistiche effetti, vedete che qua ci dovrebbe essere il bonus. Adesso non c'è più perché già è finito. Ah no, eccolo qua, è questo qua, vedete? Perché qua io dicevo, cavolo, che sono sto bicchiere? Che cosa sono questa, una specie di pasticca, diciamo così, medicina? Allora vedete qua la spiegazione. Allora, questa è la dipendenza da alcolici che ci dà queste statistiche, che poi non è facile nemmeno andare a capire cosa vogliono dire. Però quello che dicevo prima per quanto riguarda il letto dovrebbe durare circa 2 ore, vedete adesso è passato del tempo, quindi è ottimo perché non sapevo bene quanto durava, perché andando lì a dormire non te lo dice, e si chiama il bonus del ben riposato e ti dà anche un più 5% di PE, anche questi è un'altra sigla, che sarebbero i punti esperienza. Qui i punti esperienza, quindi ogni volta che andiamo in giro, prima di partire, insomma, per andare a fare missioni, quello che è eventi, raid, eccetera, eccetera, è sempre meglio andare a farci una bella dormita in modo da avere attivo, perché 2 ore sono poi tante, il bonus dei punti esperienza. E poi qui sotto trovate le altre cose, perché comunque il discorso è questo, che si fa fatica, scusate, anche, adesso non lo posso indicare, qua in basso a destra, vedete, ci sono altri simboli, quindi il bicchiere, quella specie di X, la medicina e l'armatura. Allora uno dice, che cosa vogliono dire? Perché non ci si può portare su, credo, il mouse, almeno io non sono riuscita a farlo, no, così mi va a buttare, oddio, ho gettato, fantastico. Ecco, ho scoperto come si fa a buttare le bombe, perché comunque mi domandavo come si fa a buttare le bombe. Ok, l'ho scoperto in questo momento. Ok, vabbè, comunque parlavamo appunto di questi simbolini in basso a destra e appunto si vanno a leggere qua, ci va a dire cosa sono, perché è un po' scomodo perché ogni volta bisogna aprire appunto qui questa tabella, però ci aiuta anche poi, una volta che l'abbiamo memorizzati, a capire un pochettino com'è la nostra situazione del nostro personaggio. Dunque, allora, poi c'è anche da dire che tutti questi cibi sono anche un po' difficili da andare a interpretare, cioè nel senso che vedete che qua sulla sinistra abbiamo le statistiche dell'oggetto, ossia, vabbè, in questo caso poi sarebbe il cibo. Dunque abbiamo quella barra gialla che è il CND, perché ci sono tutte queste sigle poi all'interno del gioco che comunque bisogna andare a capire che cosa sono, a cosa si riferiscono. Quindi radiazioni 2, quindi dovrebbe dare 2 di radiazioni. Dunque, allora, sotto c'è scritto punti salute e mi indica 10, però vedete che c'è questo orologio accanto. Probabilmente, adesso non so, dovrò fare poi l'esperimento, intende 10 punti per quanto riguarda la nostra salute, però per un determinato tipo di tempo. Quindi forse potrebbe essere cioè una crescita nel tempo di 10. Poi da acqua 15%,
peso, vabbè, quanto pesa, perché comunque sappiamo che abbiamo la problematica del peso all'interno del nostro inventario, e poi quanto va il valore dell'oggetto, cioè quindi il prezzo in tappi, in questo caso 8 tappi. Però vedete che poi non ci avevo fatto caso, al centro dello schermo, adesso vabbè, se mi vado a spostare non posso far vedere col mouse, proprio qui al centro dello schermo c'è un'ulteriore statistica, quindi o bonus, perché questo cibo ci dà il più 25% danni dei colpi critici, quindi è abbastanza buono. Adesso lo vado a fare perché voglio capire bene poi, una volta bevuto, dove va a finire poi il bonus, cioè dove lo andiamo a leggere. Allora, andiamo a craftarlo. Dunque adesso andiamo a fare una prova a mangiare il cibo che avevo creato prima, per andare a vedere poi effettivamente il 25% di danni dei colpi critici me lo segna da qualche parte, vediamo. Allora, adesso io me lo sono mangiato, torniamo là e vediamo se, ecco, perché infatti qua è spuntato fuori il bicchiere. Infatti io, guardando in giro alcuni video, ho visto che molti avevano questa tazzina che sembra poi una tazzina da caffè. In realtà si tratta dell'indicazione che tu hai un bonus da cibo, e quale hai lo vai a vedere sempre qui. Quindi il succo di bacca pirotecnica dura 29 minuti. Allora col 10 che cosa sarebbe? No, non è, io credevo che fossero 10 minuti. 29 minuti, quindi ti dà più 25% danni dei colpi critici. Quindi molto interessante riuscire sempre andare a leggere gli effetti, perché così credo che qua, sì, tutte le volte mi sbaglio, vedete, è uscito fuori in basso dove vi dicevo che abbiamo tutti i nostri bonus, la tazzina di caffè, però uno vede la tazzina e dice che cavolo c'ho addosso, perché magari non ti rendi conto che hai mangiato qualcosa, eccetera. Lì hai la lettura per quanto riguarda appunto queste iconcine. Dunque, allora, come vi dicevo, io ho iniziato da poco tempo a giocare a Fallout 76, quindi non ho una conoscenza totale del gioco, chiaramente, quindi sto praticamente incominciando a muovermi come si muoverebbe poi tranquillamente un giocatore che inizia nella stessa maniera, quindi presumo, poi ovviamente vado a guardarmi le guide, cercare di capire approfondimenti vari, a capire perché però alcune di queste iconcine sono colorate. E probabilmente va a indicare, la butto lì, poi qualcuno che è esperto mi aiuti a capire questa cosa, o perlomeno a dire se è esatta come la sto pensando, che sono rosse perché rappresentano dei malus, perché infatti qua, cioè infatti penso, la dipendenza da alcol, vedete, mi dà meno agilità. E car cosa sarebbe? In questo momento non mi viene in mente cos'è il car, so se intende una terminologia in inglese. Comunque c'è il segno meno, vedete, quindi probabilmente sono i malus, e poi vabbè abbiamo, vedete, poi c'è il segno più nelle altre cose, quindi in effetti come potete notare sono bianchi. Poi tra l'altro dobbiamo andare anche a fare una considerazione, che i cibi all'interno di questo gioco sono suddivisi poi a loro volta in droghe, cibi e bevande, quindi queste tre categorie, che sono abbastanza importanti riuscire a capire tutte queste cose, perché poi andremo a vedere, magari andremo a fare un altro video, parleremo delle droghe, eccetera. Dunque, allora, tornando a noi, adesso volevo poi indicare quali sono i cibi più importanti da andarci a craftare, ovviamente in modo che se non avete le ricette ve le andate a comprare, o almeno le cercate, insomma, vabbè, poi vedete un po' voi cosa fare. Però adesso facciamo una classifica dei 10 top cibi più interessanti da dover avere. Allora, per parlare dei cibi, siccome io al momento ancora non ne ho tutti, perché non ho trovato tutte le ricette giuste, vi farò vedere questo sito. Dunque abbiamo il condimento di mirtillo rosso. Allora, vedete qua che praticamente è molto buono perché ha degli effetti, ci dà più 2 di radiazioni, più 60 di HP, più 10 bonus XP e più 200 di AP. Ovviamente queste sono tutte le sigle che, come vi dicevo prima, vanno a cambiare poi rispetto alle sigle italiane, perché comunque nella traduzione queste sigle vanno a cambiare. Allora, abbiamo la probabilità di andare a avere una malattia dello 0%, quindi è ottimo, e quindi ci dà poi infine il cibo al 20%.
Cosa c'è di fantastico nel mirtillo rosso? Offre un bonus all'esperienza guadagnata per un certo tempo dopo il consumo, il 5% in più di quanto guadagneresti dal Cranberry Cobbler. Anche qua io ho fatto la traduzione perché questo qui è un sito in inglese e ovviamente magari i nomi anche tradotti non potrebbero andare a corrispondere con quelli italiani. E infine restituirà inoltre 200 punti azione all'utente, rendendolo un pratico spuntino laterale da tenere a portata di mano per coloro a cui piace andare un po' più allegri. Penso che intenda dire un po' più veloci. Vabbè, poi ci dice anche gli ingredienti, ma io a questo punto lo andrei a saltare. Poi abbiamo l'hamburger. L'hamburger ci dà più 10 di radiazioni, 60 di HP, 20 di carry weight. Qui sarebbe il nostro peso che abbiamo, la capacità di peso all'interno dell'inventario. Quindi anche questo qui, l'hamburger, è molto buono, perché io ho sempre problematiche a livello di peso. E quindi ci va poi alla fine dare 20% di cibo. E infatti qua vi spiega quello che vi ho detto prima, e quindi alleggerire il vostro carico. Però vedete che ci servono poi degli ingredienti per fare l'hamburger, come per esempio le uova di Merilurk, quindi non è tanto facile andare a fare poi queste ricette. Vabbè, andiamo avanti. Giornata della ruota alla griglia. Adesso probabilmente la traduzione non è proprio precisa, comunque questo ci dà effetti, quindi ci dà alla fine più 10 di radiazione, 60 di HP e 20 anche questo qua di peso, più 20 di peso. E quindi anche questo qui è interessante. Poi abbiamo lo stufato di carne in scatola. Questo ci dà effetti 60 HP, 2 di radiazione, 5 di punti esperienza per un'ora, quindi è ottimo. Cibo 20% e però ci fornisce, a differenza di tutti gli altri, in questo caso anche un po' d'acqua, quindi 15% in più di acqua. Dunque, vabbè, infatti come vi dicevo, lo dice anche qua nelle note, soddisferà sia la fame che la sete, quindi è un po' un misto ed è ottimo. Ovviamente più sono complicati i cibi che andiamo a creare, più materiali ci serviranno per farli, ma questo è abbastanza normale. Poi le more selvatiche. Ecco, cosa servono le more? Perché io le sto coltivando nel mio camp. Dunque, queste ci danno 5 di radiazioni, però probabilità di malattia 2% e cibo 5%. Però cos'è il bello delle more selvatiche? Sebbene non raccolgono molto in termini di concessione ai giocatori di buff ed effetti, quello che sono è una buona fonte di cibo stabile. Le more possono essere ripiantate, come vi dicevo prima, nel campo per uso successivo. Il misero 2% di possibilità di contrarre una malattia li rende una razione di emergenza senza preoccupazioni. Infatti mi sembra che poi abbiano anche un peso minimo, essendo molto piccole. Vabbè, e poi ovviamente vengono utilizzate per una varietà di ricette, eccetera. Dunque, poi il latte. Allora, il latte in realtà ci va a rimuovere più che altro i 25 di radiazioni, quindi è molto buono, e poi fornisce 3% di cibo e 8% di acqua, ovviamente essendo poi, come vi dicevo prima, una bevanda. E quindi anche questo qua è una ottima alternativa al Redway, perché va, come vi dicevo, a togliere 25 di radiazioni. Allora, adesso il crawler della nebbia fritta. Dunque, allora, questo qua invece ci dà più 45 di HP, però a tempo, quindi in 25 secondi, la resistenza ai danni in condizioni di nebbia e pioggia per circa 30 minuti, quindi questa cosa è una cosa che sto leggendo per la prima volta, non sapevo che addirittura era collegato per certi cibi anche la situazione meteorologica del gioco. La probabilità di malattie di andare a contrarre, quindi le malattie del 0% e il cibo 15%. E infatti qui vi spiega il cibo quando la barra della fame diminuisce e quando piove o c'è la nebbia, questo oggetto per il pranzo brilla davvero col suo buff di resistenza ai danni, quindi dobbiamo mangiarlo quando piove, insomma, o c'è brutto tempo o c'è la nebbia, insomma pioggia e nebbia.
Dunque, allora poi c'è la zuppa di pollo. La zuppa di pollo, questa qui ci va a dare 60 di HP e 5 di radiazioni. Ci fornisce 20% di cibo, 15% di acqua e questo addirittura ci dà meno 10% di probabilità di malattia. Quindi questo qui è molto buono per quanto riguarda le malattie rispetto a quelli che avevamo prima. Però si sa sempre che alla fine il brodo di pollo veniva dato sempre dalle nostre nonne per i malati. Allora, stufato di carne misto di bestia bruciata. Questo qui invece va... dov'è che c'è scritto? Vabbè, vediamo cosa c'è fantastico nello stufato di carne mista di Scorched Beast. È uno di quegli alimenti che riempiono sia la fame che la sete. Consumare lo stufato guarisce per una quantità pazzesca, che è rispettabile per un oggetto che richiede così tanti oggetti per essere realizzato. Lo stufato garantisce 4 aumenti totali alle tue statistiche. Però qui adesso non va a specificare. Vabbè, comunque come vedete servono un botto di materiali. E infine al numero 1 abbiamo la frittata di uova di falena, che anche questa mi sa che sarà molto complesso andare a trovare le uova di falena. Effetti: più 5 di radiazioni, più 45 di HP, quindi vita, più 2 di carisma. Probabilità di malattia 0% e quindi il cibo quindi il cibo corrisponde al 15%. Dunque si generano in abbondanza con un rapporto 1-1 per creare una sosta di Point Pleasant. Ti vedrà pronto con il cibo per almeno una sessione di gioco. Le omelette in qualche modo incorrono in un buono carisma quando vengono mangiate, in che può essere utile quando si baratta con i vendor. Allora, bisogna andare dal bot alla stazione ferroviaria del quartiere per ottenere un prezzo migliore. Vabbè, comunque, allora, questi sono la classifica dei cibi perlomeno più utili da andare a utilizzare o anche più interessanti, diciamo così, perché probabilmente in realtà ci sono ben 140 ricette all'interno del gioco, quindi andare a indicare, fare una guida su 140 cibi diventa un po' una cosa lunghissima e complessa. Quindi questi sono quelli più interessanti. Dunque, allora, queste sono un po' le basi per quanto riguarda come andare a conoscere le nostre statistiche e quali cibi poi ci danno i bonus, insomma un po' i bonus e i cibi. Comunque il discorso è questo, ovviamente il tutto molto complesso, quindi probabilmente farò altri video, magari andremo a parlare sicuramente, il prossimo video andrò a parlarvi delle malattie e comunque magari questa guida non è del tutto completa, quindi come vi dicevo prima, se nei commenti mi andate ad aggiungere delle cose, anche per esempio una domanda che mi sono posta e non ho trovato la risposta è che il cibo dovrebbe avere una determinata durata. Adesso andiamo a vedere un attimo questa cosa perché l'avevo pensata ma poi me ne dimentico. Allora apriamo un attimo il nostro inventario e andiamo negli oggetti. Vedete che qua mi arriva la roba marcia, però volevo capire se appunto adesso quello che avevo fatto non mi ricordo più. Dunque, allora il succo di cocomero avevo fatto, appunto, come faccio a capire che si sta marcisce, quanto tempo mi dura all'interno dell'inventario? E poi la domanda che volevo porre all'inizio è: ma esiste un frigorifero per poter andare a conservare più a lungo o qualsiasi altra cosa, insomma, ma il concetto rimane lo stesso, un determinato cibo? Perché mi sembra strano che uno deve andare a fare il farming dei materiali, insomma, vabbè, degli ingredienti, chiamiamolo così, e non possa poi andare a mettere il tutto nella cassa o dentro il frigo in modo da poter avere una scorta da parte, perché se vanno in marcimento la cosa diventa un po' complessa. Cioè quel con, scusate, non conch, che cosa sarebbe? Poi è minimo, cioè non... Sì, dovrebbe essere, vedete, questo qua per esempio comincia a essere a metà, però in termini di tempo, come si fa a saperlo? Non lo so. Vabbè, comunque appunto ci mancano delle risposte, magari vedremo nei prossimi video se mi illuminate, vediamo un pochettino di riuscire a fare qualche guida più dettagliata. Ok ragazzi, per oggi diciamo che concludo qua, vi ringrazio di aver seguito, come sempre vi invito a mettere un bel mi piace a questo video perché è stata una grande fatica a farlo, e poi anche, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale attivando tutte le campanelle in modo da vedere tutti i video di Fallout. Intanto vi ricordo sempre che li trovate comunque
li trovate sempre nelle playlist. Ok, ciao a tutti e alla prossima!